Eccoci, ciao Elena, abbiamo iniziato per Giuseppe. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, lo vedo. È lui ed ehm, è limitato praticamente da una corda, una corda intorno alla vita, come quella tipo di un saio, ok? E attaccata tutta a questa corda, ci sono tante corde tutto intorno a 360 gradi che fanno sì che lui non si possa muovere, quindi ogni movimento che fa viene tirato nella direzione opposta, in qualsiasi direzione, quindi è statico, fermo e immobile. È il posto in cui è. Va bene, ti dà l'autorizzazione? Sì, Vibrazione, 1 miliardo,8. consapevolezza, 123%. PS, 31. vite, 2914. cervello. 9,4. Allora, ultimamente dico sempre che bei valori, questi che brutti valori. Perché? Perché la vibrazione è ai minimi, Mm. bassa non me la ricordo neanche quando l'abbiamo trovata. Vabbè, la consapevolezza, boh. Secondo me la consapevolezza è anche un po' di tutto il gruppo uomini, no? Mm. Non ti risentono Sì. anche. Mm. Mm, mm, PS molto bassa, mm. eco molto alto, vite precedenti 3000, Mm. cioè bello, vabbè. Nome progetto, Ah, te lo sì, se devo dargli un nome viene concatenamento. descriviamolo. Sì. Allora, c'è appunto lui dentro questo cerchio di corda con queste corde che partendo da lui poi vanno sopra di lui, sopra, ok, e c'è un altro cerchio di corda che è collegato a una struttura sopra, come se ci fosse una specie di cupola agganciata a questo cerchio di corda superiore e sopra la cupola di vetro c'è una mantide. Ok. Quali altre entità eteriche ci sono? Allora c'è questa figura, mm, secondo universo, no, tipo, si presenta tipo con un mantello nero, ma sicuramente sto andando a vedere dove è collegato nel secondo universo. E mi viene fuori Lucifero. Mm. Poi abbiamo un Leonide, appunto poi la Mantide. Che per qualcuno Leonide, sono io. Che per qualcuno sono vabbè, io, perché mi chiamo Lucio. sì, certo. Mhm. Proviamo a chiedere a lui se corrisponde, vediamo se dice di sì o no. Chiamalo, chiamalo, È una bella idea. chiamalo Lucifero. Il mio specchio. Mhm. Lucifero è Lux Fero, no? Portatore di luce. Mm. Fero ci frega più niente, resta Lux. Mhm. Luce. Luce in effetti deriva da luce. Fero non fa niente. Ma è tanto Mm. uguale. Lucio, Lucifero uguale, Mm. no? Ma quando Mm. mi dicono, ah, Luciano, e io no, no, Lucio, no, Luciano, no, Luigi, Lucio, no, Luciano, Luciano, Luciano. Boh. Comunque nel momento in cui tu hai detto tu sei il mio specchio, lui ha fatto, cioè come se ha dovuto farsi una barriera perché se la tua energia entra in lui diventa, cioè si polverizza. Facciamo un bel abbraccio.
come gli orsetti dei abbracciosi con il cuore sulle zampe. Abbraccio. Adesso diranno, ah, vedi, abbraccia Lucifero come lui. Vabbè, dicano quello che vogliono. Abbraccia Lucifero, tanto amore. Si polverizza. Ok. Mm-mm. E se la cretina che l'ha detto si presenta, come la vedi? Fai i capricci così. Punta i Nessuno piedi e capisce fai i capricci. niente. Mm. Entità mentali numero? 9. Siamo tornati su, bene. Sì. Ce ne frega niente. Luxfero, Mantide, vai con le entità. Leonide che è collegato a Odino, proprio l'ho visto diretto. Ci sono 2 rettili, 2 soldati che collaborano con la mantide. Per concatenamento. Sì. Ok. Giusto per chiudere, mandiamo una bella Vic personalizzata su quella che è la situazione della signora Matta a tutte le persone che le stanno dando retta. Informazione, solo quello. Se vi volete suicidare, fatelo, ma siatene coscienti. Entità mentali di Giuseppe. C'è questa 7 che 7. è direttamente collegata con la mantide. 7. Bene, abbiamo capito qual è il problema. Sì. Nome dell'entità mentale. Mi dice così, tacito assenso. Ok, collabora con la Mantide per il progetto concatenamento. Vediamo anche le altre se ci sono. Sì, allora c'è una 4. Allora, ok, proprio diretto così. Allora c'è l'entità mentale 4 che mi si fa vedere tipo come se fosse un essere a sé stante, cioè che potrebbe essere un essere vivente, però fatto da tipo 2 barre quadrate bianche che si uniscono in cima, ok, che possono essere tipo sai le candele quelle elettriche, no? No? Possono che hanno, ecco, così grande. In cima è come se uscisse una mano dove ha in mano il cuore di Giuseppe. Sì, e questo è il cuore di Giuseppe è collegato mi viene al cibo, all'abuso di cibo, mi dice. Quindi diciamo abuso di cibo. Anche 4 non è proprio niente. No. Poi basta. No, poi c'è una 2. Allora, c'è l'entità mentale che se io la guardo si presenta con una foto di Giuseppe grandezza naturale attaccata davanti a lei, che è una sagoma, foto, con il sorriso così, sempre fisso, cioè quasi come se fosse, lo facesse apparire fanciullesco. Maschera di gioia. Sì. Sì. Impianti. Allora, la prima cosa che vedo proprio chiara chiara è quella cosa che lui ha avuto sulla gamba destra. Stavano come se gli avessero cucito addosso una parte di quelle corde. Quindi sempre più. Le 7 cisti grandi come metà pallina da
tennis, non da ping pong, Mhm, che sono venute così come sono andate e di mhm. cui il medico non sapeva dare nessun tipo di spiegazione, non le ha mai viste in vita sua. Sono scoppiate da sole, si sono svuotate da sole, cioè le ha svuotate lui ma Mm. senza conseguenze, cicatrici, vabbè, insomma, è tutto passato da solo, ma chi le ha fatte, chi le ha messe? C'è una causa esoterica? Sì, vedo proprio che è come se avessero voluto, cioè il loro scopo è continuare per il resto del corpo, ok? Ma è una prima parte dove loro hanno eh, mm, infilato nel corpo di Giuseppe le corde, una corda di quelle collegate tutte assieme. Cioè lo vedo proprio Quindi è un qua. impianto, tentativo di, cioè è un impianto eterico che ha Mhm. avuto un effetto nel fisico. Fisico. Mm. 7 impianti, Sì. 7 Sì, sono cismi. tutti passaggi della corda. È stato cucito. Sì. Chi l'ha fatto tecnicamente in eterico? Allora in eterico l'hanno fatto, vedo due grigi. Mm, li vedo proprio lì, mentre gli hanno fatto un abduction e gli hanno fatto questa cosa qua. Per ordine di? Della mantide. Ok. Altri impianti, visto che li stiamo analizzando. Sì, ha questa, come se avesse una gabbia di metallo intorno al cuore, dove c'è un recettore sopra, che è quando, come se il cuore, quando tenta di battere di più, mi viene da dire, ok, questo recettore manda un input e l'entità mentale di livello 4 era, eh, fa partire la fame di dolci o di qualcosa di, sì, che può essere dolce o qualcosa che a Giuseppe ehm, è sfizioso per lui, no? Quindi lo mangia per sfizio, ecco, Mhm. vedo proprio questa, che se il suo cuore batte più forte, quindi si dilata di più, tocca il sensore e il sensore fa partire questa cosa. Poi? Poi ha una barra che va da un'articolazione di una spalla all'altra dietro e questa barra serve per equilibrarlo a seconda di come vogliono l'entità. Quindi regolare il colpo, ecco, proprio come se fosse un bilanciere, no? Che regola il colpo. E poi c'è un impianto mentale, Mhm. è una spirale che parte dalla base più sotto, ok? Parte così e mm, tutte le volte che le entità mentali vogliono agire su Giuseppe mandano l'impulso e inizia a illuminarsi da sotto fino in cima e partono tutti i meccanismi, i collegamenti di tutti i pensieri della testa collegati a questa spirale. Basta? Mhm. Sì. Ok, causa esoterica del suo incidente in moto. Allora, è come se l'avessero prelevato un istante, cioè momentaneamente, ok? Come se le avessero fatto una veloce scannerizzazione con... Allora, lo vedo proprio in eterico, l'hanno prelevato, portato in questo laboratorio dove controllano anche il progetto, che non mi ricordo il nome, quello delle corde, Concatenamento. ok? Appeso tipo a un gancio, scannerizzato con uno scanner, con una luce verde
Ok, registrato i parametri e poi rimesso là. La caduta dalla moto serviva per questo spazio di tempo, per bloccare e fare questa cosa. I dolori che lui sente che ha sentito sono perché è stato appeso e questa luce verde di questo scanner fa questa reazione nel corpo, Mm. in alcuni punti dove c'è in quel momento una fisiologia più alterata, quindi per la caduta è come, allora quando è caduto si è fatto male, ok, ma i lividi sono stati aumentati da questo scanner, potevano essere meno se non c'era stata l'abduction, ecco, se non ci fosse stata l'abduction. Va bene. Chiamiamo l'amico. Anche Posso lui? aggiungere una cosa che ho visto? Sì, certo. Allora, diciamo, questo check-up che fanno ogni tanto con questo scanner serve per andare avanti serviva per andare avanti nel loro progetto, ok? Quindi quando a ogni step facevano una scannerizzazione e poi provavano ad andare avanti fino ad arrivare a legarlo completamente con la corda e Mhm. come se l'avesse e quindi portarlo via dalla Matrix, tenerlo a parte e sostituirlo con un clone. Avrebbero fatto questo col tempo. Perché non ci sono riusciti? No, perché è Perché arrivato occorrevano qua. altre abduction Sì, sì, perché è arrivato qua. alla sessione. Sì, alla sessione, esatto. Non hanno fatto in tempo, ecco, tra virgolette. La PS è Va bene. riuscita cioè, ha mandato degli input a Giuseppe, Giuseppe li ha colti, ecco. E quindi ha fermato il progetto, queste interferenze. Va bene. Quante sono state le abduction subite da Giuseppe? Fino ad oggi 670. Qualcuna simile per gravità, senza però incidente in moto, a questa dell'incidente in moto? Allora, quando l'hanno cucito, da lì tutte le Cucito? volte, sì, tutte Mm. le volte che gli hanno messo un pezzo di corda in più. Poi quando era bambino ce ne sono 4 molto forti, molto incidenti nella sua vita. Quali? Allora, era un'altra interferenza, non era la mantide, era un insettoide, potrei dirti, mi viene da dire tipo un'enorme formica con delle ali, ok? Ehm, allora, il progetto era quello di iniziare la sua immobilizzazione, ma come se gli venissero messi tipo dei tubicini nel corpo, ok, dove passavano degli input di immobilizzazione. Ecco, ce ne sono state 4 per fare questo processo in maniera graduale. Mm. Ok, ok, chiamiamo l'amico. Mhm. Dice che ha scelto la porta verde. Cioè, È nel momento in cui ha fatto l'incidente, gli si sono presentate davanti, prima dell'incidente, mentre guidava, è come se
gli è venuto da accelerare, mentre accelerava gli si sono presentate due porte, una molto uniforme con la Matrix, ok, quindi quasi che, che era nascosta, e poi una verde molto evidente, con una luce molto verde quadrata molto evidente. Lui ha scelto la porta verde. Andiamoci a vedere cosa ha visto. Torniamo alla porta Allora, verde. mhm, L'amico Pippo, chiamiamolo. mhm, Ci mettiamo, diciamo, dentro di lui e lo seguiamo. mhm. Andiamo a vedere che cosa ha visto. Ci sono tutti questi esseri. Direi, sai, è proprio come rappresentano quando nei film fanno vedere che arriva a prenderti la morte, tra virgolette, no? Quindi ci sono questi mantelli neri con queste spade viola, ok? Tutte sorridenti e Mm? molto gentili che gli facevano vedere qual era la via, oltre la porta, eh? Facevano vedere qual Mhm. era la via e in fondo è arrivato questo trono dove c'è seduto Moloch. C'è seduto Moloch che lo accoglie in maniera molto gentile, sembrerebbe. Ok, lui si avvicina, attirato da quest- mm, è come se fosse attirato da qualcosa di interessante, quindi gli mostra. Vedo Moloch che ha in mano tipo una cosa viola che luccica, potrebbe essere una pietra di color viola che luccica, una luce viola, ok, a forma di pietra. Lui si avvicina e quando la tocca, Moloch lo prende tutto. Ok, allora la morte non è nulla, perché non esiste né la morte né la Mhm. vita. Moloch non è il cattivo che è dietro il discorso morte. L'amico di Giuseppe, chiamiamolo Pippo, ha deciso di fare questa esperienza. Sì, Mm? Perché, insomma, la Matrix è una fattoria, no? La sì. fattoria ha le pecore non vanno Mhm. uccise, vanno No, sfruttate. Per cui perdere esatto. una pecora è più una decisione della PS di Pippo, Sì, anzi tempo, più che un progetto di Moloch. Moloch poi ci si è infilato dentro e ha detto, vabbè, allora sì, tanto vale che me certo. la piglio io, no? Esattamente. Questo bottino energetico. Perché quindi la PS di Pippo, che ora la mettiamo davanti alla PS di Giuseppe, scusate, Giuseppe e Pippo sono lo stesso nome, ma fa niente, insomma, non vuole raccontare a Giuseppe il motivo per cui ha fatto questo, non vuole dirgli qualcosa, non vuole prendere una Vic diversa da quella che hanno preso le persone che vanno dietro la signora Matta, una Vic vera di vibrazione, informazione e Mhm. consapevolezza. Non informazione generica, non informazione basica che la signora è matta. Questo lo capirebbe un po' chiunque. Allora, diciamo che dopo la Vic, Pippo si rende conto guardando come era prima di scegliere la porta e dice: Ho scelto di morire perché non avevo più stimoli. La, la mia PS mi ha fatto fare quell'esperienza perché è come se non... Ecco, questo vede. Ha fatto scegliere di morire col corpo perché in quel meccanismo lì era entrato in un loop dove non riusciva a cogliere nessun input che la PS gli dava. Mhm. E quindi lei ha deciso di ricominciare da capo. Lui vede a un certo punto la vita come se fosse stata già piatta, come se corrispondesse già sai, alle CG piatto. Mhm. E quindi la PS dice: Ok, qua non ho più nessuna via per stimolarlo, allora cambio corpo. Ok, adesso che però vede le cose come stanno, cosa vuole dire a se stesso e a Giuseppe? Allora, a se stesso dice: Ok, ero in una tristezza apatica, in un loop ok, quella è la sua esperienza, ok, che vede di quell'informazione che ha è che era in una tristezza apatica e non ne usciva. A Giuseppe vuole dire che non c'entrava nessuno all'esterno, è stata tutta una scelta sua, quindi
e il mondo esterno non avrebbe potuto fare niente per lui. È come se volesse, quello che dice è come se volesse assolverlo da un senso di colpa. Ecco. C'è un rumore di fondo delle cuffie. Che non cos'è? non so, si muovono in modo che fa rumore. Il filo? Sì, adesso? Oh, Adesso no, ok. va bene, infatti, sistemato. Va bene, vuole lasciare un messaggio a qualcun altro, questo Pippo? A tutti gli amici della loro compagnia la stessa cosa. Li vedo tutti lì. Cioè lui parla a Giuseppe e dietro nella penombra anche tutti gli altri amici. Come lo vedi questo Peppe? Pippo? Lo vedo, innanzitutto lo vedo tipo con una birra in mano. Qua in questo momento mi appare, allora, mi fa vedere com'era prima di prendere la Vic, ok? Quindi birra in mano, un po' trasandato, i primi vestiti che aveva li ha messi, ecco, tipo, no? Quello era il senso, poi magari fuori appariva curato e tutto, ma il senso dentro era questo, con una birra in mano, i capelli trasandati, i vestiti trasandati. Non mi importa. Esatto. Appare così. Mhm. Dopo la Vic, adesso è essenza, mi viene da dire, è solo l'essenza dell'esperienza, dell'informazione. È come se vedessi delle vibrazioni, molecole che vibrazionali, boh, non so come dire, ok, che si muovono una in base al movimento dell'altra, in base all'informazione che ha raccolto in tutte le vite che sta vivendo parallelamente, no? Non esiste spazio-tempo e quindi a seconda dell'esperienza si muovono con quelle informazioni lì. Quindi c'è questo movimento che fluttua e per ogni, diciamo, disincarnato che poi lascia il corpo, ok, quando gli diamo la VIC, c'è un movimento un po' diverso. Mm. In passato in una sessione che si intitola Area 51, se volete andatevela a vedere, ho visto un disincarnato morto in un incidente di moto e la medium, che non eri tu, era Sabrina, vide proprio arrivare questo uomo con la tuta da moto, il casco sotto il braccio, la moto distrutta in un angolo. Mhm. Sì, Vogliamo rivivere il momento, il post-incidente, e come dire, invitare Pippo, chiamiamolo così, mhm, ad accartocciare tutta questa immagine mhm, prima di andare nel portale definitivo e buttarla lui personalmente in un portale definitivo, prima di andare nel portale aureo, in un portale definitivo. Lo deve fare lui però, perché deve rendersi conto con questo gesto che quella realtà di fatto è una fotografia e di fatto è una finzione. Non c'è mai stato nessun incidente, non mm, esistono neanche le moto, neanche le strade, neanche la terra, non esiste nulla, non esiste, non è mm, reale, è un gioco, un videogioco. Lo capiremmo meglio se avessimo veramente sotto le mani, sotto i piedi, un videogioco fatto di poligoni, come nei videogiochi veri. mm, Ma di fatto la materia non esiste come materia, esiste come energia. Questo è mm, anche provato oggi. Il nucleo dell'atomo, che era l'unico con materia infinitamente piccola, ma era materia, oggi è stato provato a essere in realtà energia. Quindi è tutto mm, vuoto o energia. mm. Cosa hai visto mentre parlavo? Allora, ho visto la scena appena prima dello schianto, direi, no? È proprio come se la PS l'avesse portato ad accelerare proprio è come se lui avesse visto la direzione, come se mentre accelerava già vedeva le porte e diciamo l'accelerazione e lo schianto serviva per farlo passare attraverso la porta, Mhm. ok? Quindi c'è lui sulla moto, accelera, accelera,
quasi come se sale su un'ogiva, no? Ok, quindi proprio questa cosa esponenziale e poi si schianta quasi come a trapassare la parete su cui si è schiantato. Mhm. E dopo questo, cioè arrivati lì, lui ha preso questo, l'ha spinto indietro, ok, quindi è come se facendo così lo cancellasse, Mhm. ok, prima di accelerare, quindi nel momento in cui andava in maniera normale, e poi ha aperto il portale definitivo e ha buttato questo foglio bidimensionale ormai Mhm. dentro il portale definitivo e l'ha chiuso. Va bene. Apriamo il portale Auro, chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni parenti di Giuseppe, tutti quelli che vogliono venire indipendentemente dai gradi di parentela con Giuseppe, Pippo, il suo amico, tutti quelli che vuole invitare Pippo. Mhm. Allora, 137 di Giuseppe, 94 di Pippo e poi ce ne sono 1216 che si sono aggregati. Benissimo. Chiudiamo il portale Aureo. Mhm. Causa esoterica del risveglio spirituale che ha vissuto Giuseppe qualche tempo fa. Una vera, un vero risveglio, una vera esperienza così, di grande cambiamento. Lui che non ci pensava nemmeno, a un certo punto è successo di tutto ed è iniziato un percorso che l'ha portato qui oggi. Sì, allora, la PS ha fatto questa esperienza, questi due, sai, il progetto che vedevo quando Giuseppe era piccolo, ok, che era sempre un progetto di immobilizzazione di Giuseppe, ma era fatto tutto in un'altra maniera, ok? A un certo punto la PS è riuscita cioè nel suo intento di crearselo sempre più immobilizzante, ma il suo intento era riuscire a contrastare questa immobilizzazione, ok, per far risvegliare Giuseppe. E a un certo punto c'è riuscita. E lui ha iniziato a seguire percorsi appunto più spirituali, ok? Ma nel frattempo le interferenze sono riuscite a reinterferirlo e hanno iniziato con il nuovo programma, progetto, ok? Come se la PS si fosse messa degli obiettivi più alti da superare. Ok, e quindi poi Mm? quando fino ad arrivare qua oggi con la nostra ipnosi, ok, liberarlo da tutto questo progetto e creare le basi per far sì che con l'obiettivo di contrastare nuovamente questa sua immobilizzazione. Ok, quindi adesso Giuseppe ne è consapevole e quindi dovrebbe, diciamo, prestare attenzione proprio su di sé, cercando di non farsi immobilizzare. Diciamo proprio la sua evoluzione può continuare, andare avanti, ponendo l'attenzione sulla non staticità, quindi sulla dinamicità, essere sempre dinamico e variare. Lo, Ok. lo legherei al fatto che lui ogni tanto ha quest'idea di cambiare il lavoro. Mm. È come se la PS dicesse: "Mm, vai a trovare stimoli da altre parti." Ecco, Quindi, come dire, PS di tutti, come quella di Giuseppe, è qui per imparare, non per sì,
vivere una vita flat, no? Mm, esatto. Il risveglio è qualcosa che dovrebbe avvenire per tutti, è avvenuto anche per lui. Poi vabbè, la conseguenza è che le entità hanno cercato in qualche modo di recuperarlo cambiando il Ma progetto, certo. ma questa è una conseguenza. Mm, E sì. quindi la sua PS, ok, va bene, Mhm, come era normale che fosse e sì. come era prevedibile che fosse. Mhm. Ehm, chiamiamo la fiamma. Allora, ce ne sono ipotetiche grezze. Eh, finora non direi, cioè come se non fossero scese, come se non si muovessero da là sopra e rimanessero proprio grezze, grezze. Perché nell'immobilità loro sono così, quindi non cambiando niente non è possibile che ci siano le fiamme. Ecco. Riguardo all'amico, eh, riguardo all'amico, ho visto molto chiaramente prima che direi 5 vite fa erano fratelli gemelli. Ma non fiamme, sì, anime affini, parecchio, sì, adesso. E là erano fratelli gemelli. E l'altra Ma chi? ragazza, Lui e la ragazza? Ah, no, lui è l'amico, sai, l'amico, quello che è nato sullo e stesso l'amico. giorno. Mhm. E la ragazza 10 anni più giovane? Una cosa vecchia, ormai non più in essere. Mhm. No, come se, no, la vedo piccolina, una bimba, e lui che si prende cura di lei. Quindi potrei dire una vita passata è stata la figlia, anche lì anima affine, che poteva diventare fiamma. Sì, non è stata fiamma quando l'ho conosciuta, ma questa affinità c'era. Mhm. Assolutamente sì. Esiste quindi questa fiamma? Ci sono queste fiamme grezze, ma finché c'è l'immobilità di Giuseppe, loro rimangono completamente grezze. È come se lo seguisse, come se ci fosse un carrello, ok, trasportatore, mentre lui va avanti, loro, le fiamme grezze lo seguono, ma rimangono là in alto grezze, finché lui non fa dei movimenti nella sua vita. Ecco. Quindi non Quante ti so sono? dire 7. Quindi La non ti più so vicina dire. dov'è? Non c'è un luogo, ti stavo per dire questa cosa. Non c'è neanche un ipotetico luogo. Cioè, come se lo Sono molto seguissero. ipotetiche. Mm, 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 mm. Sì. Mhm. Ok, chiamiamole tutte, mettiamole nel cinema. Nel cinema lui non ha chiesto di invitare nessuno, noi invitiamo tutti quelli che vogliono venire lo stesso. Mm. Chi si presenta? Allora, quarta fila, molto interessato, c'è la persona a cui dovremo fare la sessione domani. Ah, ok, che non E poi c'entra niente con che non Giuseppe. c'entra niente proprio. E invece in seconda fila ci sono tutte le 7 fiamme grezze, che sono, le vedo come delle nuvole, no? Come delle nuvole ipotetiche. Mm. Qual è il percorso da fare per Giuseppe, che mi sembra di capire sia abbastanza consistente e lungo, per raggiungere la sua fiamma? Allora, direi sperimentare cose nuove, quindi uscire un po' dalle abitudini. Eh, abitudini tipo andare sempre nello stesso supermercato, comprare sempre gli stessi tipi di vestiti, mi viene, no? Eh, Mhm. fare delle vacanze, sì, visitare dei luoghi mi viene, quindi
una volta fare anche pochi giorni, ma tipo 3-4 giorni in montagna, poi 3-4 giorni al mare, via però, cioè mm, non dove abita lui, ok? Quindi lontano. Mhm. Alternarlo, andare a vedere una città che può essere, mi viene da dire andare a visitare un posto che ricorda tipo la storia medievale. Mi è arrivata questa cosa qua. Mm, magari anche a volte da solo, anche con gruppi. Sì, mi viene tanto questa cosa qua, quindi se vai in un bar, cambiare anche bar. ehm, mm, sì, essere come, mi viene da dire, essere la persona che accenna l'iniziativa di cambiare bar, quindi proporre anche agli amici un altro posto. Mm, cambiare, allora dovrebbe ipoteticamente fare un cambiamento in ogni sua abitudine. Ok, quindi anche in casa magari eh, cambiare l'orario in cui mangia quando è a casa, ok? Mm, cambiare gli orari, girare proprio la sua routine, sconvolgerla. E questo Ma fa. questo anche in altri fronti, per esempio, non so, trovare degli hobby, dei dopolavoro. Quando hai esposto i suoi punti, Giuseppe, Esatto. ha solo parlato di lavoro. Vita lavoro, vita Infatti, lavoro. esatto. No, no, deve proprio, esatto. Mi viene da dire le prime cose che può fare è proprio fare dei cambiamenti nella sua routine. Magari orario, cambiare supermercato, appunto, cambiare bar, così. Poi iniziare a fare questi viaggetti, questi viaggi e poi da lì, secondo me, poi iniziano a venire degli hobby. eh, fare uno sport anche amatoriale di gruppo mi viene, o entrare in un gruppo, che ne so, può essere andare a fare delle passeggiate di gruppo oppure interessarsi a sport di squadra che può essere, mi viene all'aperto, quindi potrei dire calcio se ha degli amici che giocano a calcio. Ecco, diciamo, trovare nuove cose in questa maniera qua. Proprio ribaltare la routine, perché ogni corda che lui ha è una parte della sua routine. Va bene. La questione lavoro, come la mettiamo? Legata all'entità mentale, no, legata a un impianto Aspetta, com'era? che lui pensa di dover cambiare lavoro, ma di fatto si trova Ah, bene. era la PS che ogni tanto gli dava questi input, no? Di cambiare lavoro perché almeno usciva dalla routine. Era già un input per uscire un po' dalla routine. Sì, se cambia lavoro, secondo me dovrebbe proprio cambiarlo completamente. Quindi come se dovesse ricominciare da zero con nuovi stimoli. Mm, mm, mm. Va bene. Sì. Cosa vuole fare la PS e la PE? Allora, la PS in questo momento, quando tu hai detto cosa vuole fare la PS, sta esultando. È contenta di essere riuscita a portare Giuseppe qua. Si sente molto più libera. Cioè, proprio esulta. Eh, E la PE? la PE, allora, questa cosa strana, è come se si fosse trasformata, diciamo, con questo scopo, nel muso, ok, di una macchina rotonda, col gas acceso, pronta a partire. Sto aspettando che la PS e Giuseppe tutto salgano e guidino. Bene, Giuseppe, la sua PS e la sua PE possono benissimo prendere una decisione comune, quella di Esatto. andare al cluster e di ricominciare
tutto da zero. Mhm. O meglio, di continuare il gioco in maniera più Mhm. consapevole. Mhm. Allora, mi è venuta anche un'altra cosa che può fare così, andare a sentire la musica che gli piace all'aperto, quindi magari i concerti no, perché sappiamo che l'energia lì viene proprio un po' presa, però anche, che ne so, delle band che suonano, no? Dove c'è poca gente e dove lui può sentire la musica che gli piace. Mi è venuta questa cosa. Allora adesso apre il portale definitivo nel cluster. Prende tutti i contratti li sta Mhm. mettendo nel portale Come li definitivo. vedi questi contratti? Allora, erano delle statuine molto sottili, degli uomini molto sottili, uomini, donne, comunque figure umane, molto sottili a statuina. Mm. E lui le ha prese tutte e le ha avvolte tutte in un panno bianco. Ok, le ha fatte su tutte così, Mhm. tipo una spirale, e poi le ha buttate tutte dentro nel portale definitivo. Mhm. Mettiamo un ad eternum qua. Vediamo come lo realizza da solo Giuseppe. Allora, l'ha creato tra le due mani, così, poi l'ha appoggiato a terra e poi ha fatto così e è Mm. diventato alto tutto il cluster e poi si è diffuso. Mhm. Andiamo all'avatar. Allora si è messo il cappello da giullare, fa il giullare. Via. Mhm. Buttato nel portale definitivo. Anche qui un ad eternum. Mhm. Sì, l'ha messo uguale. Ok, con queste nuove condizioni, a quanto vibra? 131 miliardi. Quanto è la sua consapevolezza? 163. Quant'è la percentuale di PS rispetto all'altra, alla PE? PS 58 più 42. Vite precedenti. 2427. Cervello. 9.6. Entità eteriche. Prima di tutto quelle collegate al progetto concatenamento, la mantide, collegata a sua volta a tacito assenso mentale, Mhm. uso di cibo mentale, maschera di gioia mentale. Niente, c'è più niente. Impianti. Boh, niente, non c'è più niente. C'erano i DL? 3. Ci sono ancora? No, 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 Il progetto c'è ancora? no. Per Giuseppe c'è una porta verde?
No, Quella dell'amico è prevista dalle entità, era prevista dalle entità una porta verde. no, no. Allora, la cosa che posso dirti quando tu mi hai chiesto questa cosa è che c'è un limite, diciamo, è in generale, un po' per tutti funziona così, tranne appunto in alcuni casi dove c'è magari la porta verde che ti si presenta o altri tipi di passaggi, direi, no? Magari di vario tipo possono essere infiniti, ma in generale per tutti, quello che io vedo adesso è che c'è un limite di vibrazione, ok? Mm? Sotto il quale si inizia a essere in una zona dove poi si torna a essere solo PS staccata dal corpo. Mm. E c'è una gradazione sempre più. Oltre a un limite di vibrazione, sotto il fisico, proprio a livello fisico, inizia a esserci una lenta. Ci sono vari stati di degenerazione, ok, che possono essere raggiunti lentamente o tutto di un colpo, ok, che portano alla morte fisica. Dove Qual è poi questo limite? 28, non miliardi, è 28 proprio. 8 unità. Sì. Mhm. Mm. Quindi chi ha 100 anni può avere una vibrazione molto bassa, molto vicina a 28. Quando arriva, quando la PS decide che in quel corpo basta, ok, può esserci un processo lento di avvicinamento alla vibrazione 28, pure improvviso. Ma è 28 è quindi lo spartiacque? Vita-morte? Sì, guardandolo così, sì. Per tutti. Eh, Allora, quello che vedo è che non è, a 28 non c'è la morte, ma è come se da 28 in giù non puoi più tornare su. E quindi sei verso la morte, che la morte del corpo zero, vibra zero. Poi Mm. il corpo cioè, non vibra più, non vibra più. E poi la PS ritorna a vibrare altissima, ok, sopra, come se passasse da un'altra parte. Mm? Mhm. Però a 28 è come se non c'è più ritorno. E quindi c'è una degenerazione veloce verso la morte. O veloce o lenta a seconda, che va verso zero. Va bene, c'è un messaggio che Giuseppe vuole lasciarsi. Sì, hai davanti un disco di infinite possibilità. Questo disco lucente bianco è la tua vita, è per vivere e non sopravvivere o tirare avanti. Quindi se tu sali su questo disco inizierai a girare e a vivere le opportunità, si dice. Mm. Mi fa proprio vedere, Basta. sai come se fosse, sai quei dischi, sembrano, sai quei dischi intorno ai pianeti, come ce li fanno vedere? Mm. Intorno a Ecco, Saturno. sì, ecco, Anelli. sì, gli anelli, esatto. E quindi c'è lui al centro, c'è Giuseppe al centro e questo disco, ok, e l'immagine mi fa vedere Giuseppe che sale in piedi su questo anello, ok, e inizia a correre mentre l'anello gira, quindi si vive tutte le possibilità dell'anello, se lui sale sull'anello, tutte le esperienze. Mm. Come lo vedi? Come all'inizio con tutte quelle corde?
No, lo vedo molto propenso a partire nell'azione e è incuriosito, divertito nello sperimentare. Mm, Potrebbe avvicinarsi, mi viene adesso lo dice, mm, a come si chiama? Una disciplina orientale, tipo che può essere o yoga però dinamico, oppure tipo il Tai Chi potrebbe andare bene per lui, una cosa così. Va bene. Mhm. Cosa da aggiungere? È arrivato spontaneamente il suo uomo energia e si sono abbracciati profondamente. Mm, Mm. come lo vedi? Vedo tipo omino Michelin bianco che è luminoso di energia che abbraccia Giuseppe. L'abbraccia, lo sovrasta, è proprio enorme. Mm-mm. Va bene.